La cintura di fuoco è una fascia geologica lunga circa 40.000 chilometri che circonda l'Oceano Pacifico. Attraversa parte dalla Nuova Zelanda e risale verso Indonesia, Filippine e Giappone e prosegue lungo la Russia orientale per poi scendere per l'Alaska e lungo le coste di Canada, Stati Uniti, Messico, attraversando il Centro e Sud America fino al Cile. In totale ci sono circa 452 vulcani attivi lungo la fascia e tra i suoi vulcani più famosi possiamo ricordare il Krakatoa in Indonesia, il Monte Fuji in Giappone, il Pinatubo nelle Filippine, il Santa Elena negli Stati Uniti, il Cotopaxi e Nevado del Ruiz sulle Ande, il Villarrica e Calbuco in Cile. Ma non tutti i vulcani del Pacifico si trovano in questa fascia. Le Hawaii, per esempio, si trovano su un punto caldo. Nella cintura di fuoco la pericolosità non è rappresentata solo dai vulcani, ma anche dai sismi. In questa fascia si sono verificati i più potenti terremoti della storia. Potremmo ricordarne alcuni: quello avvenuto in Alaska nel 1964 con magnitudo 9,2, poi quello in Cile nel 1960 di 9,5, catalogato come il più forte mai registrato. Infine quello del 2011 in Giappone con magnitudo 9,1 che tra le altre cose causò uno tsunami devastante. Ma qual è il suo impatto sul pianeta? La cintura di fuoco regola parte del ciclo del carbonio e la formazione della crosta terrestre, inoltre influenza il clima globale, le grandi eruzioni possono raffreddare la Terra per anni per via delle polveri e solfati in atmosfera, infine rende alcune aree molto fertili grazie alle ceneri vulcaniche che rendono i suoli ricchi di minerali. Ma perché esiste la cintura di fuoco e cosa la causa? La cintura di fuoco è la conseguenza dei movimenti delle placche tettoniche, dove una placca oceanica scivola sotto una placca continentale, generando il fenomeno della subduzione. In questa zona, in profondità la placca subdotta inizia a fondere e il materiale verrà riciclato convertendosi in magma. Questo magma può risalire e causare eruzioni vulcaniche. I sismi poi avvengono soprattutto nelle zone di subduzione a causa dell'accumulo di stress tettonico che, quando viene rilasciato, porta alla formazione di terremoti molto intensi e maremoti. La cintura di fuoco, quindi, per tutte queste caratteristiche, è una zona molto pericolosa e qui corrono i limiti di molte delle placche tettoniche. Sì, ma cosa sono le placche tettoniche nello specifico? La litosfera è costituita dalla crosta terrestre più una parte del mantello superiore ed è frammentata in porzioni rigide chiamate placche o zolle che si muovono lentamente l'una rispetto all'altra grazie ai moti convettivi presenti nel mantello che avvengono in profondità.
Il loro movimento avviene in 3 modi. Allontanamento con i margini divergenti, un esempio è la dorsale medio-oceanica. Avvicinamento e scontro con i margini convergenti, un esempio sono le catene delle Ande. E per ultimo, i margini trasformi o a scorrimento laterale, dove non c'è né formazione né distruzione di nuova crosta, ma le placche scorrono una accanto all'altra in direzioni opposte o laterali. Un esempio, la faglia di Sant'Andreas, che si trova tra la placca del Pacifico e la placca nordamericana. Possiamo immaginarci le placche tettoniche come delle navi da crociera che navigano sul magma e tutte le forme di vita, compresi noi, abitiamo su queste imbarcazioni. Il movimento e la collisione delle placche spiegano la deriva dei continenti, un processo che ha portato alla formazione delle masse continentali attuali dalla frammentazione di supercontinenti come la Pangea. Bisogna ricordarci che la Terra non è immobile, è un cuore che pulsa sotto i nostri piedi. Ogni volta che trema, ci ricorda che siamo parte di una storia più grande di noi. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.